Bentrovati a tutti sul mio canale in cui parliamo di orchidee, o perlomeno ci proviamo. Allora, questo che vedete è il Miltonidium Painter Delight, di cui abbiamo già fatto un video. Questo è il Painter Delight, è un'orchidea profumata. Però oggi vi voglio far vedere, vi voglio far sapere che c'è un'orchidea molto, ma molto più profumata, che sarebbe lei, è lo Cherry Baby Loncidium, eccolo qua. Questo ha un profumo che è fuori di testa. Questo quando profuma, che c'è il sole, nelle giornate che c'è un pochetto più luminosità, ha un profumo che vi caccia da casa. Profumo di cioccolata. Questo è veramente fragrante come profumo, come orchidea, merita. Se non la conoscete, prendetela perché questa riempie veramente l'ambiente di casa. È una orchidea facile da gestire in quanto da intermedio caldo. Questa è un'altra pianta. Caratteristica che questi bulbi sono un po' fisarmonica, non c'è modo di poter fare diversamente. Questa è una divisione, l'altra che vi ho fatto vedere è un'altra divisione. 1, 2, 3 e 4 bulbi, questo è quello originale, quello vecchio, e sfagno perché questi gradiscono l'umidità, semisommerso il bulbo perché già delle ricrescite, vedete, laterali, quindi se non lo mettete molto in profondità poi la radice non riesce a venire fuori. Questi sono segni normali del bulbo che invecchia, non c'è modo di poter fare. Questi sono i fiori che stanno venendo fuori. L'Oncidium ha delle radici molto sottili, adesso a breve ve le farò vedere. Questo si sta aprendo, ora praticamente è altissimo come getto di fiore, ce ne sono due, perché praticamente se vedete crescono dall'ascella fogliare. Praticamente tra il bulbo ciccioso e l'ascella fogliare viene fuori lo stelo floreale. Questo l'ho aiutato io perché si era intrecciato nella foglia. Qualche volta capita, vedete, questo è il bulbo, questo è il getto, si era incrastato dentro l'ascella della foglia, quindi ho dovuto tirarlo fuori io e per quando l'ho tirato fuori io ha tenuto questa piega qua, ma non è un problema. Allora, il fiore è questo qui, è di una delicatezza, l'orchidea danzante viene definita, sembra accartocciata, sembra che uno l'ha presa con le mani, l'ha stritacciata tutta quanta, però adesso si sta finendo di aprire e il profumo è tra la vaniglia e cioccolata, ma la maggior parte dicono che il profumo è della cioccolata. È un profumo che quando entrate in casa non può che farsi sentire perché è qualcosa di spettacolare. Questi sono i fiori che si stanno aprendo. Le macchie sono normalissime sulla foglia vecchia, se lasciate che ci va anche dell'acqua la macchia aumenta, quindi più le bagniamo le foglie peggio è. E peggio è. Però c'ha di bello, allora, la differenza tra l'Oncidium Cherry Baby e tra Miltonidium Painter Delight, anche se sembrano uguali un po' i fiori, in realtà questo c'ha più una parte che sembra un lenzuolone qua sotto, pare che c'ha una pannella qua sotto, se no come colori ci siamo, abbiamo il rosso, abbiamo il mattone violaceo sopra con la punta gialla e anche questa ha la punta gialla. La differenza è che questa pare proprio un'orchidea che è stata lavata in lavatrice, cioè praticamente proprio così accartocciata, ma è di una delicatezza e di un profumo che io vi devo assolutamente convincere a prenderla. Ho provato varie culture, ma alla fine quella dello sfagno è quella migliore. E anche questa qua è una divisione da una pianta originale. Qui abbiamo solo due bulbi e non guardate la macchia fa parte della diretta. Allora, se guardate questi due bulbi eppure hanno prodotto questo stelo floreale che viene da praticamente dentro la foglia. Vi faccio vedere da qua, eccolo qua. Questo per esempio è riuscito a uscire fuori lui tranquillamente dallo stelo della foglia, eccolo, l'ho staccato in questo momento. Levo questa foglia perché non la posso vedere.
Allora, in questo momento l'ho fatto uscire dalla sede. I bulbi devono stare più sommersi possibile. Questo è un bulbo vecchio. Quando è vecchio il bulbo perde le foglie e quindi avete questa caratteristica che poi trovate anche qua. Anche qua trovate che la foglia cade, il bulbo vecchio fa il fiore. Ecco, dopo un po' praticamente le foglie si seccano e cadono. Come vi dicevo prima, se vedete delle macchie non abbiate problemi, fa parte della foglia vecchia, del bulbo vecchio. Guardate anche qui, questo non è lo Cherry Baby, questo è il Painter Delight, abbiamo visto prima, il fiore. Questo è il bulbo vecchio, questo è il primissimo bulbo, questo è il secondo, questo è il terzo e qui c'è la ricrescita. Per aiutare la ricrescita ho dovuto aggiungere altro sfagno, vedete, ho dovuto aggiungere altro sfagno perché sennò le radici sono piccolissime, finissime, eccole qua, la punta è verde, la punta è attiva e quindi benissimo così. Sono orchidee facili, praticamente tutto questo vassoio che vedete qua erano 2 piante, a parte questa che io sto aspettando per farvela vedere, che è quella che ho detto nel video dell'altro giorno, la Banfi Eldara Mystic Maze, poi ve la farò vedere. Anche lei ha un bulbo cicciottoso che è una cosa speciale, le radici vanno fuori. Questa lo stesso, se si poteva mettere un peletto più sotto non era male perché almeno gestiva meglio a livello radicale. Vedete che le radici, come vi dicevo negli altri video, le radici partono proprio dalla base, partono da qui e quindi più sfagno c'è e meglio è per dare il via alle radici, nonostante che poi il primo bulbo, che sarebbe questo qua, è completamente semisommerso, ma non è un problema. Questa sta andando bene e non oso farvi vedere e pensare quanti fiori farà questa spiga qui. Questa spiga qui farà tanti di quei fiori che sarà una cosa pazzesca e infinita, poi ve la documenterò. Quindi se avete questi bulbi raggrinziti non abbiate paura, questo è sempre un Miltonidium Painter Delight, questo è il Miltonidium Painter Delight, anche questo qua, sono tutte divisioni a un'unica pianta. Vi riempirete casa di orchidee, ma non è un problema, però se potete non lasciatevi sfuggire questa perché è qualcosa di spettacolare e ho dovuto legarla perché se non la lego questa mi cade a terra. Non oso contare quanti fiori sono, penso che una quarantina di fiori saranno sicuramente. Merita tantissimo, prendetela, è facile, se la mettete in sfagno fate meglio e in barche potete avere problemi perché la radice, essendo così fina, così particolare, come vi dicevo, la radice è questa, a farla marcire ci vogliono 0 secondi, 0 secondi. Guardate questa qui, allora questa è della Painter Delight, la radice, questa è dello Cherry Baby, quindi vuol dire che praticamente lo Cherry Baby ce l'ha ancora più fina la radice del Miltonidium, però siamo sempre a livelli che queste tipologie di radici, se utilizzate in barca, mi raccomando, una pezzatura fine. Questa l'ho bagnata stamattina, è già secca, quindi dentro casa abbiamo poca umidità, ma va bene così, la seguiremo a gestire. Vedete, quando poi con lo sfagno gli date la giusta umidità, poi partono alla grande. Anche questa qua è un altro Miltonidium, c'ha il nuovo getto che viene fuori. Siamo qui completamente in crescita, io intrecciato tra le piante. Questa è una foglia vecchia, potete anche tagliarla, tanto tra poco andrà via. Benissimo, ragazzi, io vi voglio invitare a prenderla perché che profuma tanto come questa, e l'ho scelta apposta, c'è solo lei, della parte degli Oncidium. Se no dovete andare sul Kingianum, ma il Kingianum è un pochino più complicato a farlo fiorire perché deve stare a temperature abbastanza basse. Questa la potete tenere in casa come le Phalaenopsis e sta bene anche lei tranquillamente. Quindi un intermedio come temperatura caldo lo gestisce bene, più è caldo più dovete mantenere l'umidità, lo sfagno aiuta, ma ripeto, l'ho bagnata stamattina, se sentite già quasi asciutta, quindi domani ritocca ribagnarla un'altra volta. Sono orchidee spettacolari, certo che la Painter Delight a confronto con lo Cherry Baby perde perché questa è qualcosa di
di speciale veramente. Ci sono altre orchidee che sono profumate, ma questa è molto affascinante perché dà veramente il massimo. Casa sarà completamente invasa dal profumo. Qui aspettiamo che fioriscano, intanto si sta aprendo, qualcosina sta venendo fuori, non abbiamo fretta. Bene, spero di avervi fatto vedere qualcosa di interessante, se vi capita prendetela, è un mix questo, non esiste in natura Longirium, Cherry Baby, è un mix di incroci particolari che sono stati fatti nel corso degli anni, ma è diventata oramai famosa proprio perché è l'orchidea cioccolata. Prendetela e fatemi sapere se profuma di cioccolata. Io ce l'ho come esperienza e voglio che anche voi possiate gustare questa, perlomeno vediamo anche di sensazioni oltre che di bellezza, è bello il fiore e buono anche il profumo che ha. Bene, a presto!